Un caro e cordiale saluto ai convenuti a questo importante incontro che ci vede protagonisti nel contributo da parte dell'associazione Meter, che da 30 anni dall'Italia contrasta il fenomeno della pedofilia e della pedopornografia e dello sfruttamento sessuale dei minori anche attraverso i mezzi della comunicazione. Avevo pensato di svolgere il mio breve intervento ponendo 3 punti alla vostra attenzione per dare evidentemente un contributo sostanziale affinché noi possiamo non soltanto comprendere il fenomeno nella sua globalità, ma dall'altra parte dare delle possibili proposte operative anche, e perché no, alla luce sia degli orientamenti europei, sia degli orientamenti italiani, ma sia soprattutto degli orientamenti civili, cioè che partono da una richiesta forte, intensa delle famiglie che magari si sono viste coinvolte in questo turpe fenomeno dello sfruttamento sessuale dei propri bambini e anche della sovraesposizione dei bambini per il fatto che sono stati o adescati, sono stati ricattati, il sextortion, oppure sono stati trafficati attraverso i meccanismi e le piattaforme nascoste nel mondo del dark web. Volevo precisare ancora e sempre di più che il terzo punto sarà una proposta proattiva affinché noi come Associazione Meter e ovviamente, e si spera, legati a voi in una rete globale, possiamo incidere sempre di più nell'opinione pubblica, ma soprattutto cercando di fare più che una rete, ma un impegno sostanziale affinché questi fenomeni terrificanti, aberranti che avvengono e subiscono i nostri bambini possano essere estremamente contrastati, ponendo una nuova forma culturale, ecco, del diritto dei bambini a essere protetto e dall'altra parte evidentemente favorire, sostenere, incoraggiare il contrasto a questo, come già ho detto, terrificante fenomeno. La prima cosa quindi che desideravo sottolineare è che vorrei partire dal nostro report Meter, che vi consiglio con molta franchezza di andarlo a consultare. Abbiamo anche non soltanto l'edizione italiana, ma anche l'edizione in lingua inglese, che permetterà a voi di conoscere fondamentalmente l'impegno e il lavoro costante, quotidiano, che come già ho detto da 30 anni svolge l'associazione Meter, non solo in un monitoraggio della rete, in una mappatura chiara e ovviamente documentata, ecco, del fenomeno del traffico del materiale pedopornografico e perché no anche della diffusione del materiale, che proviene evidentemente da chi li ha prodotti. Questa produzione significa che c'è il coinvolgimento in maniera estremamente drammatica di milioni e milioni di bambini, già con abusi che hanno subito, ma con abusi che sempre di più vengono strutturati anche a livello di pedocriminalità e che di conseguenza Meter non fa altro che proprio per i protocolli che ha stabilito non soltanto con le forze dell'ordine italiana, quindi la Polizia Postale, ma anche con altre forze dell'ordine sparse in tutto il mondo. Non sto qui a citarvi quante realtà di protocollo, ma anche di, tra virgolette, collaborazione sono stati, ecco, effettuati. Andiamo dalla Francia alla Nuova Zelanda, dalla Germania al Regno Unito, dal Regno Unito all'Albania, ecco, tanto per dirne qualcuna, o alla Russia. Questo significa che questi numeri che danno la mappatura esatta di un confronto tra l'anno 2020-2021 e sono numeri che certamente rappresentano un lavoro enorme di monitoraggio, di segnalazione e di denuncia. Evidentemente tutto questo dovrebbe poi avere lo sbocco necessario da parte delle forze dell'ordine per ogni segnalazione di approfondire il problema, perché non basta più la segnalazione che Meter fa
nei confronti e contro ovviamente il materiale che rinviene online, ma auspica evidentemente un impegno da parte delle forze dell'ordine, ecco l'azione proattiva che poi alla fine vi dirò in maniera molto specifica, in un'azione, dicevo, proattiva, in un'azione decisa, in un'azione anche dell'acquisizione dei dati, dove a volte, spesso e continuamente mancano le collaborazioni con i service provider sia europei che anche mondiali. Questo è veramente una macchia nera che dobbiamo dire in maniera franca, senza benzitermini, senza girarci attorno, dove di fatto in molti casi è particolarmente estesa, non c'è la collaborazione, ecco, nel fornire quei dati necessari alle forze dell'ordine, proprio perché devono poi investigare, perché come si ferma un traffico di materiale pedopornografico? Come si fa a individuare la presenza dei bambini coinvolti in questo sfruttamento sessuale? Come si fa a dare un nome e un cognome, una azione di giustizia nei confronti di coloro che sono stati sfruttati e maledettamente, ecco, lesi nella propria dignità umana, se non c'è una particolare attenzione investigativa che richiede una collaborazione profondamente internazionale, perché il fenomeno non è solo localizzato nel paese, nella casa, nel posto dove avviene, ma è necessariamente, come comprendete, globalizzato attraverso la rete internet. E quindi partire dal report necessario e fondamentale, veramente lo ripeto, vi invito, per chi lo desidera, ad andare nel nostro sito associazionemeter.org e approfondire evidentemente il problema relativo ai nostri report, che dovrebbero essere maggiormente conosciuti, maggiormente diffusi, maggiormente attenzionati, proprio perché dentro quei numeri sono le vittime e non possiamo dimenticare di dare un'attenzione profondamente alle vittime, e dietro le vittime, davanti alle vittime e contro le vittime ci sono evidentemente i predatori dei bambini, gli abusatori dei bambini, i trafficanti dei bambini. Detto questo, non possiamo dire che ogni anno il fenomeno dello sfruttamento sessuale online, e quindi di conseguenza la pedopornografia e la pedofilia attiva, cioè nel senso che accade l'abuso vero e proprio. Non posso qui aprire uno scenario riguardo alle lobby pedofile che vogliono giustificare anche le relazioni, ecco, amorose tra adulti e bambini, ma questo è un capitolo a parte che secondo me dovrebbe essere affrontato in maniera molto più forte, molto più precisa. Dobbiamo dire che ogni anno online aumenta il numero di foto e video che contengono pedopornografia. Si tenga presente che il 2021 non ha fatto assolutamente eccezione, nonostante abbiamo avuto il lockdown, perché i dati rivelati, e i dati che state vedendo in sovrappressione, non sono altro che una quantità ancora di più record del materiale legato agli abusi sessuali. I dati che vengono anche confortati da altre organizzazioni, non soltanto europee, ma che fanno questo tipo di servizio di contrasto, ecco, dobbiamo dire, scusate, che il 64% dei contenuti pedopornografici degli ultimi mesi del 2021 rispetto al 2020 sono passati in un aumento significativo proprio dai server europei. Evidentemente in un tentativo di controllo del service provider, ma soprattutto delle forze di polizia che dovrebbero aumentare il contrasto del fenomeno, ci ritroviamo a verificare che i siti spesso si migrano, si spostano nei cosiddetti paradisi online, dove non c'è controllo, dove spesso una legislazione debole, dove di fatto, ecco, spesso non c'è un assoluto controllo e né tantomeno una assoluta iniziativa di segnalazione del problema.
Quindi se è vero come è vero, il 64% viene trafficato attraverso i service provider che partono e si concentrano in Europa, automaticamente la mancante percentuale, ecco, si diffonde in maniera molto più estesa in tutto il mondo. Non possiamo non ricordare che il fenomeno della pedopornografia online e quindi di conseguenza dello sfruttamento sessuale online dei bambini deve essere necessariamente contrastato aumentando il contrasto stesso. Pertanto, cosa vorrei aggiungere? In queste azioni proiettive, evidentemente Meter nella sua storia, nella sua competenza e nella sua azione anche professionale, non soltanto volontaria, favorisce la possibilità di alzare l'attenzione riguardo ad un utilizzo corretto dei mezzi di comunicazione, a fornire le informazioni offrendo non soltanto ai minori attraverso l'incontro nelle scuole in maniera diffusiva la possibilità di evitare la digitalizzazione del proprio corpo, la sovraesposizione sessuale, perché magari lasciati soli, fragili, perché non c'è una vigilanza genitoriale, perché le nuove tecnologie favoriscono questo rifugio che non permette assolutamente il controllo, perché bisogna parlare di controllo, perché non riusciamo ancora a capire perché non si deve parlare di controllo, soprattutto per quanto riguarda le fasce più deboli, le fasce dei minori. E quindi di conseguenza l'azione proattiva sta nel fatto di essere attenti evidentemente a migliorare già le norme che sono nei vari stati, ma soprattutto noi qui parliamo dell'Italia e nell'ambito europeo, far sì che le proposte possano diventare proposte accolte da chi deve legiferare, perché a volte non c'è questa attenzione a legiferare le indicazioni che nascono dalla base, che nascono anche e soprattutto da associazioni che si occupano da decenni di questo fenomeno che si sviluppa sempre di più in maniera estesa, e dall'altra parte evidentemente dobbiamo necessariamente sottolineare che se esistono automaticamente delle direttive che sono state date, ad esempio per quanto riguarda il terrorismo che si diffonde anche attraverso la rete internet, o il traffico di esseri umani che si diffonde attraverso i contatti della rete internet, in cui ci sono veramente quegli scambi che non rispettano minimamente la dignità delle persone, soprattutto immaginate quella dei bambini, noi dobbiamo ribadire costantemente, e spero che questa possa diventare un eco anche da parte vostra, il rifiuto da parte dei service provider, cosa che possono fare in maniera, come dire, chiara, trasparente, senza coprirsi nel fatto che bisogna tutelare la privacy degli utenti, perché di fronte a questi crimini non può esserci la tutela della privacy degli utenti, il rifiuto di ospitare questi contenuti pedopornografici o di sfruttamento sessuale sui bambini. Tutte le imprese dovrebbero veramente indicare esplicitamente nelle loro condizioni, anche perché no, di contratto, che non ospiteranno mai contenuti pedopornografici. Riteniamo opportuno che questa è un'azione proattiva, c'è un'azione precisa dove c'è un impegno ben preciso, ma è da decenni che Meter, e non soltanto Meter, chiede che coloro che offrono i servizi telematici di mettere in evidenza che sono contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e contro soprattutto i contenuti lesivi alla dignità dei bambini, soprattutto a sfondo sessuale. Bisognerebbe probabilmente chiedere il miglioramento del sistema delle segnalazioni qualificate. Cioè, di cosa voglio dire? Molte volte è vero che i service provider offrono una possibilità di segnalazione che diventa, vi posso garantire perché noi li utilizziamo, spesso complicate, senza un riscontro, non c'è un benché minimo di verifica che la segnalazione è avvenuta a buon fine, o eventualmente c'è soltanto la risposta
risposta automatica dove si dichiara che sono state date le informazioni alle polizie locali nazionali, cosa che nella verifica che Meter fa, nelle segnalazioni che noi facciamo ai service provider di un certo rilievo, con le risposte automatiche che garantiscono, almeno dovrebbero garantire, che sono state inoltrate le polizie nazionali, ci rendiamo conto che non è stato fatto. Allora è una risposta automatica senza un contenuto sostanziale e verificabile della risposta data. Questo è un fatto, secondo il nostro modesto parere, molto grave, in cui come dire, è una specie di paravento di immagine che non corrisponde di fatto alla tutela dei diritti già lesi dei bambini attraverso la produzione, l'immissione, la divulgazione nei service provider del materiale pedopornografico. Spesso, ecco un'azione proattiva, accade anche nei portali ufficiali di alcune polizie postali che dicono di utilizzare le segnalazioni online. Anche in quel caso non solo non vengono recepite, non solo non vengono lette, ma a volte gli indirizzi email sono tutti errati. Non sto qui a fare un elenco, ecco, di ciò che io sto affermando, però possiamo garantire, e credetemi nella mia parola, giocando la mia credibilità e la credibilità di Meter, che a volte questo non accade. E allora un'azione proattiva è proprio questa possibilità di avere dei meccanismi speciali per poter presentare concretamente la segnalazione da parte degli utenti, da parte dei cittadini online, da parte di coloro che hanno dentro di sé la buona volontà di poter contribuire al contrasto del fenomeno. Perché è fondamentale e necessario, e evidentemente gli Stati, ma non solo gli Stati, devono garantire delle risorse che permettono di avviare e avere quelle competenze necessarie per individuare, identificare e segnalare i contenuti di natura pedopornografica, sfruttamento sessuale alle piattaforme di internet. Questo è una partita di grande elevatura morale, etica e soprattutto nel rispetto dei diritti dei bambini. Ancora un'altra azione proattiva, devono essere gli interventi quando si riceve la segnalazione immediati, almeno deve passare un'ora, massimo un'ora e mezza, è troppo quello che chiediamo, affinché si possa avere una regola generale di un'ora e mezza per poter intervenire nelle segnalazioni qualificate che vengono inoltrate dalle realtà associative da una parte e dei cittadini online. È fondamentale come i contenuti pedopornografici devono essere particolarmente trattati, perché sono veramente nocivi e durante le prime ore sono necessarie l'acquisizione immediata, ecco, la capacità della collaborazione, di tutte quelle informazioni necessarie per poter avviare un'indagine e individuare i soggetti nocivi nei confronti dei bambini. Non a caso bisogna anche pensare, perché no, alla rimozione efficace dei contenuti, ma non perché dobbiamo rasserenarci nella coscienza, perché evidentemente la rimozione dei contenuti significa che molte volte non c'è anche la comunicazione di tutti gli elementi che possono servire a una indagine investigativa e a individuare i soggetti. Rimozione va bene nella misura in cui prima della rimozione ci siano stati le possibilità evidentemente di avere e di acquisire tutti gli elementi necessari. E perché no anche una misura di salvaguardia, perché bisogna valutare in maniera accurata i contenuti, bisogna identificare con degli strumenti, perché no, automatizzati ormai nel sistema degli algoritmi, nel sistema, ecco, della possibilità dell'individuazione che bypassano la garanzia della privacy di questi soggetti. Noi riteniamo opportuno che ci possa essere un intervento proattivo che vada anche a sfociare, nell'ultima cosa che desidero comunicarvi, in un'azione costante, preventiva, informativa, perché informare
informare significa salvare qualche bambino. Nell'informazione corretta, onesta, intelligente, è possibile dare una possibilità di salvezza di qualche bambino che eventualmente non ha ancora gli strumenti necessari. Evidentemente il mondo globale di Internet, che è aperto a 8 miliardi di persone, ancora quasi 3 miliardi non usufruiscono di questa opportunità, ma ciò non significa che la violenza, l'abuso sessuale sull'infanzia non è ancora stata debellata. Concludo con un pensiero che mi viene dal cuore, quello che Papa Francesco disse a Meter il 15 maggio del 2021 presso la Sala Clementina, che è stato uno spartiacque e un riconoscimento di altissimo valore morale e spirituale nei confronti di Meter e dell'azione che per 30 anni conduce Meter, su due cose. Primo, perché ha detto che Meter è una casa, dove è possibile trovare uno spazio di accoglienza, uno spazio di ascolto, uno spazio di percorso di guarigione. Due, l'abuso è un omicidio psicologico, che non dobbiamo mai abbassare la guardia, perché è veramente la cancellazione dell'infanzia. Noi, parlando di questo, già abbiamo tante cancellazioni di vite umane che non possiamo più permetterci e che ognuno di noi possa fare la propria parte. Vi auguro un proseguimento e grazie per questa ospitalità.